Ciao amici del bosco, in questo video impariamo a fare le talee. Il mese di marzo è proprio il momento giusto perché le talee le dobbiamo fare poco prima del risveglio delle piante, quindi prima che ricominci la loro attività vegetativa, e poi è un'ottima occasione questa anche per raccogliere i materiali di propagazione, perché appunto in questo periodo facciamo anche tante potature. Ma a me questo serve perché mi fa da adesivo, vedi? Quindi è proprio il momento di cominciare a fare le nostre piantine. Per far nascere le talee, i vivaisti o comunque anche noi, per avere una facilità in questo, sarebbe meglio riscaldare il fondo. Se radica, mi parte anche la gemma e partono insieme. Devo però tamponare con un mastice anche la colla Vinavil, va bene, cioè un qualsiasi cosa che non mi fa evaporare l'acqua di qua, perché sennò mi si secca il legno. Ho approfondito il tema della riproduzione per talea insieme ad Ivan, che è stato un bravissimo insegnante. Lui ha fatto per tanti anni vivaismo professionale, ma ci ha insegnato anche tanti trucchi per la riproduzione delle nostre piante in maniera casalinga. Acido salicilico, salice, acido salicilico, è pieno di auxine, ormoni radicanti, favorisce la radicazione delle piante. Il rovo uguale, l'aloe. Quali talee possiamo fare in questo periodo? Sono tantissime. Partiamo dal settore delle piante aromatiche. La salvia, il rosmarino per esempio possono essere avviati proprio in questo periodo. Tra l'altro in questo momento li stiamo potando e quindi abbiamo tutti i rametti che vogliamo, insomma, per fare riproduzioni anche di tante piantine tutte insieme. Volendo faccio una pianta unica, ma volendo e qua posso fare talee, ma avendo fatto questa operazione qua ho fatto una piantina di rosmarino, questa non ha problemi con un pacco di radici così, questa neanche una seconda piantina di rosmarino. In questo caso posso rifilare il taglio e farla crescere così, la metto giù tranquillamente così. Questa nessun problema, la metto giù e questo lo metto in un vasetto. Qua è la più piccolina, ovviamente in proporzione alla radice. Quando sposto una pianta, tagliando le radici, dovrei ridimensionare la chioma. Poi possiamo persino fare talee di alberi da frutto, come il fico, fantastico. Possiamo riprodurre un fico per talea e anche la vite. Se abbiamo una varietà resistente alla filossera, possiamo utilizzare la talea. Questa è la parte dell'anno scorso, qua cambia, diventa quella di quest'anno. Se io faccio, quando taglio sotto una gemma qua, e questa sarà la parte delle radici. Che terra usiamo per le nostre talee? Possiamo riprodurre la terra che ci interessa anche senza acquistare dei sacchi di materiali specifici, però ci serve della sabbia. Questo è un suggerimento importante da mettere sul fondo del nostro vaso, è un'attività drenante che è molto importante. Questa qua è normalissima, la sabbia da muratori serve proprio perché le radici non vengano attaccate dai funghi. Poi è un materiale drenante, quindi mi fa il drenaggio sotto. E poi possiamo preparare un mix tra la nostra terra di campo e magari del terriccio, del compost autoprodotto. E questo è il terriccio tappeti erbosi, praticamente è una miscela di torbe e terricci, forse compost o no, a seconda delle ditte, e sabbia silicea del po'. È praticamente niente di vivo, cioè microbiologia, quelle cose, non c'è niente. È un vantaggio e uno svantaggio. Un vantaggio perché non c'è nessuna collaborazione tra la pianta e la microbiologia. Il vantaggio è che non ci sono neanche i funghi, che nel momento in cui io faccio una talea, che è un momento particolarmente delicato, se invece di venirmi fuori solo la radichetta mi viene fuori anche un fungo, un marciume radicale, mi salta la piantina. Tutto lo puoi fare a casa. Allora, per fare la talea io userei, in questo caso potresti usare il compost, potresti aggiungergli della sabbia, potresti anche mettergli percentuale di terra dove vai a coltivare, un terzo di terra e 2/3 di compost. Utilizzare i materiali che abbiamo a disposizione, anche la terra, è molto importante per avere le nostre piantine senza spendere niente, perché noi vogliamo riforestare e quindi abbiamo bisogno veramente di tante piantine. Dobbiamo preparare i nostri rametti. Qui ci sono più scuole di pensiero. Per esempio il rosmarino per molti va tagliato non soltanto alla base, naturalmente, che infiliamo nella terra, ma anche in cima. In realtà il consiglio interessante che ci ha dato Ivan è che tagliando anche in cima il nostro rosmarino noi abbiamo un punto di perdita di umidità e quindi in realtà stiamo riducendo le possibilità che la nostra piantina ce la faccia. Spuntala, ma se la spunto gli apro un buco e mi esce l'umidità.
Allora io cosa faccio? Io faccio così, dopo se vuoi spuntare la spunta. Quindi possiamo inserire il nostro rametto una volta che abbiamo tolto le foglioline anche senza togliere la punta. Altro trucchetto importante per il rosmarino: se la piantina farà spuntare subito dei fiorellini perché è nel momento giusto, noi li eliminiamo. Questo serve anche come stimolante allo sviluppo delle radici. Possiamo stimolare la produzione di radici nelle nostre talee utilizzando delle ricette fai da te di stimolanti. Non ci occorre acquistare degli ormoni radicanti perché possiamo fare anche con delle erbe, delle piante che troviamo nel nostro contesto. Possiamo utilizzare i rametti del salice oppure possiamo utilizzare i rametti del rovo o anche l'aloe vera. Puoi anche fare con questo che Sì. prendi direttamente il gel senza frullarlo. Questo e pianto. Ok? I rametti di salice o quelli di rovo li possiamo tenere in acqua per un giorno o due e poi in quell'acqua andiamo a bagnare, semplicemente a bagnare i rametti che dobbiamo trasformare in talea. Per quanto riguarda l'aloe invece dobbiamo tirare fuori la polpa all'interno della foglia, la estraiamo, magari la allunghiamo con un po' d'acqua, creiamo una cremina sulla quale appunto bagnare sempre la nostra talea. Altro trucchetto: possiamo immergere il nostro rametto ormai bagnato all'interno del biochar. Un po' di polvere, di granelli di biochar rimarranno attaccati, quelli fungeranno da protezione per il nostro rametto, non solo, ma essendo composti da tanti micropori aiuteranno e aumenteranno la quantità di microbiologia che si trova a disposizione poi della pianta, che ha bisogno di instaurare una serie di rapporti con tutti i microrganismi del suolo. Ho tutti e due bug hotel, cioè ho cavitazione, perché la microbiologia adesso arriverà vicino alla piantina e metterà le radici, però entrerà in moto il sistema che vi dicevo prima, perché non esiste pianta senza collaboratori sotterranei, non c'è niente da fare. Pensate che un albero arriva a sacrificare, fate un paragone con i sapiens, il 30% dell'energia, quindi della ricchezza che ha accumulato attraverso la fotosintesi, il 30% riesce fino al 30% a cederlo ai microrganismi, che ce ne sono 10 miliardi su un cucchiaino da tè di suolo, e pensa che è generoso, che non è generoso, sta facendo un'attività che è utile alla sua sopravvivenza. È come se noi adesso avessimo 100.000 euro, gli do 30.000 a dei collaboratori che mi aiutano a sopravvivere. In alternativa al biochar potete utilizzare la leonardite, però si tratta di un minerale che viene estratto con tutte le difficoltà e l'inquinamento che produce un processo del genere. A questo punto possiamo inserire il nostro rametto, in questo caso quello della vite, all'interno del vasetto fino a che non tocca la superficie della sabbia che abbiamo messo sul fondo. La talea di timo la pulite dalle foglioline sotto, resterà un piccolo stelo, ok? E in questo caso non serve fare il processo, questo qua anche se lo tieni così attacca. E usiamo la cannella, dai. Allora, Vediamo se ci viene. io non ho mai provato, però c'è qualcuno che dice che la cannella funziona bene come radicante. La mettiamo a terra e la appoggiamo là. Questa è fatta. Se avete voglia di riprodurre tante piante in grande quantità e cercate anche delle cose nuove magari che non avete a disposizione, potete andare in un vivaio e scovare. Ci sono delle piante ormai vecchie che vi regaleranno, che vi daranno per pochi euro, e da lì potete partire e avere il vostro materiale per moltiplicare tante nuove piantine. Opzioni: una pianta, 2 piante, cioè con 2,50 euro, ragazzi. Sono andato in vivaio, sono andato da un vivaista, però ho fatto un affare, no? Questi sono fiori, sono belli, vedi, guarda, 3 piantine, cioè qua vi divertite se volete andare avanti fino a domani, 4 piantine, 5 piantine, cioè questo prende, oppure vi prendo un vasetto, tac, e ho già un bel effetto. Questa piantina qui è garantita. Emero con la Emero H. calis con l'H davanti. E adesso la parte più difficile forse, perché dobbiamo stare attenti che le nostre piantine non rimangano mai troppo all'asciutto, quindi sarà necessario annaffiare di frequente o comunque fare in modo che rimanga la terra sempre umida. Possiamo utilizzare un diffusore, molto meglio di un innaffiatoio, perché non andiamo a scalzare la terra, faremmo dei grossi danni.
Ringrazio Ivan per tutte queste informazioni preziose, perché riprodurre le nostre piantine è veramente importante per risparmiare, ma per averne tantissime a disposizione. Non ci servono le piante aromatiche semplicemente per avere delle erbe aromatiche da utilizzare in cucina, ci serve di riempire i nostri spazi di tante piante. Gli arbusti sono ottime piante di supporto quando vogliamo far crescere anche alberi più grandi e quindi vogliamo riforestare, quindi riproduciamone il più possibile. Grazie di aver visto il video, riproducete le vostre piantine, fatemi sapere come, ci vediamo al prossimo video, ciao! Se noi coltiviamo i margini, forse ce la facciamo, forse ce la caviamo. Da che dipende? 2 volte tutto dipende.